Buongiorno, abbiamo qui la professoressa Luisella Del Vigna, insegnante dell'alberghiero di Montecatini, cosiddetto, e appunto vorremmo che lei si presentasse e ci presentasse anche l'esperienza di questo istituto nella problematica, nella loro esperienza per quanto riguarda il trattamento dei ragazzi con disabilità. Allora, niente di che. La disabilità secondo me va trattata con normalità. Ormai dalla legge 517 del 77, la scuola italiana ha fatto un percorso di più di 41 anni di inclusione scolastica. Si è imparato in questi anni tante cose e credo che ormai certi aspetti debbano assolutamente essere a sistema. La dice lunga la variazione dei termini che l'inclusione negli anni ha subito. Si è parlato inizialmente di inserimento, poi si è parlato di integrazione e ormai siamo al termine di maggiore eccellenza, che è l'inclusione. E io voglio credere che questi 41 anni hanno determinato veramente un cambiamento nei docenti, nella scuola, ma soprattutto anche sugli studenti, perché la diversa abilità è una grande ricchezza all'interno del sistema scolastico, non tanto perché è una cosa buona per i ragazzi diversamente abili, ma soprattutto perché è una cosa straordinaria per i ragazzi cosiddetti normodotati. È un'esperienza che li arricchisce dal punto di vista umano, morale, civile e che non può essere altro che un momento di grande arricchimento. Per quello che riguarda il nostro progetto scolastico si cerca di lavorare pensando a questa parola a cui siamo arrivati ormai con le ultime normative, cioè pensare all'inclusione. Cercare di pensare e di vivere la diversa abilità come una cosa normale, che fa parte dell'ordinario. È evidente che questi studenti hanno dei bisogni educativi speciali e dunque dal punto di vista degli strumenti, della didattica, delle metodologie hanno bisogno di un occhio di riguardo. Su questo ovviamente non c'è dubbio. Bisogna certamente pensare all'inclusione senza neanche dimenticare quali sono le difficoltà, ma puntando soprattutto, più che alle difficoltà, alle risorse e alle potenzialità. Quando si torna a casa stanchi la sera che si vuole cucinare, che si apre il frigorifero, si sta nell'idea di fare le lasagne, si apre il frigorifero che non ci sono gli ingredienti giusti per fare le lasagne, ebbene non intestardirsi a voler preparare un piatto di lasagne. È meglio fare quel piatto che gli ingredienti che sono nel frigorifero ci possono permettere di realizzarlo al meglio. E questo è lo stesso discorso che si deve fare nel percorso di formazione e di educazione dei ragazzi. È inutile pensare a quello che non abbiamo. Pensiamo e focalizziamo invece la nostra attenzione su quello che veramente abbiamo, su quelle che sono le risorse e le potenzialità che hanno questi ragazzi. E io, ormai quasi 30 anni che sono in questa scuola, non ho mai conosciuto un ragazzo che almeno qualche potenzialità residua e qualche risorsa non ce l'avesse avuta. Si può veramente fare tanto. Non si deve neanche rimanere imbrigliati rispetto a quelle che sono le tassonomie delle patologie che rappresentano la disabilità. Se ne parlava prima con lei e parlavamo di una alunna, una nostra studentessa, che è una bambina Down, che ha ovviamente delle sue difficoltà, Bene, normalmente i bambini Down hanno delle difficoltà nella manualità fine. Questa bimba invece ha delle estreme e delle grandissime risorse e potenzialità. In cucina taglia alla julienne, fa tutti i tagli speciali ed è più brava dei ragazzi cosiddetti normodotati. Sicché non si deve rimanere incasellati dentro quello che è la casella di una particolare disabilità. Bisogna allargare gli orizzonti e pensare
tante volte quello che sembra impossibile può essere effettivamente raggiunto. Ecco, volevo sapere un po' questo istituto come si organizza nell'alternanza scuola-lavoro in questi casi. Bene, la parola d'ordine è gradualità. Il percorso di avvicinamento al mondo del lavoro si svolge in modo estremamente graduale, per piccoli passi. Si passa al passo successivo solo se si è raggiunto il passo precedente. Allora è evidente l'ambito della diversabilità è un ambito enorme, ci sono tante situazioni completamente diverse. Noi abbiamo dei ragazzi che hanno tali doti pratico-operativi che svolgono l'attività di alternanza scuola-lavoro in modo ordinario, senza particolari accorgimenti. Abbiamo invece anche dei ragazzi che hanno delle problematiche di cui bisogna esserne consapevole e che vanno ovviamente affrontate. In questi casi si lavora in modo graduale partendo dal recupero delle competenze di base in termini pratico-operativi e dunque da un potenziamento utilizzando la strategia delle classi aperte dell'attività pratico di indirizzo e poi diamo a questi ragazzi la possibilità di svolgere, prima di andare nel mondo del lavoro, degli stage infrascolastici all'interno della nostra scuola. Finita la scuola, per tutto il periodo che c'è l'esame di Stato, il nostro bar rimane aperto e funziona come il bar della stazione, esattamente uguale, solo che ha la caratteristica di essere gestito dai nostri studenti. Noi facciamo partecipare questi ragazzi, prima di pensare al mondo fuori della scuola, al mondo del lavoro, li facciamo partecipare a questa attività dell'open bar. L'open bar ovviamente prevede tutte le discipline della nostra scuola, perché il bar funzioni e stia aperto bisogna che in cucina qualcuno abbia prodotto le pizze, le focacce, eccetera. C'è bisogno di un'attività di accoglienza, sicché anche i ragazzi che fanno il ricevimento sono impiegati e svolgono l'attività dell'open bar. Durante l'open bar c'è il servizio della cassa, i ragazzi del ricevimento fanno gli scontrini, prendono le ordinazioni, i ragazzi del bar fanno ovviamente il loro servizio e contemporaneamente alle loro spalle quelli di cucina preparano tutti i piatti e le cose che servono la mattina per la colazione. Sicché i ragazzi nostri svolgono un'esperienza che è vicina a quella di una realtà lavorativa, però in un contesto protetto, c'è il proprio insegnante di sostegno che vigila su questi ragazzi, che gli dà le indicazioni e poi nella scuola anche i tempi, la celerità con cui devono essere preparate le cose tiene conto delle caratteristiche dei ragazzi, dunque si lavora in un tempo disteso, non c'è la pressione di essere veloci, di essere rapidi. Ecco, prima parlavamo della questione del cosiddetto tutoraggio, quindi dell'affiancamento, più che altro come viene inteso da un tutor esterno oppure fatto dagli stessi colleghi, dagli stessi compagni di scuola. In questo caso si parla di peer tutoring. Il peer tutoring è un'esperienza che secondo me è veramente vincente. Cioè l'affiancamento di uno studente che ha il sostegno con un compagno di classe che è un pochino più esperto in qualche mansione, che può essere quella di sala o quella di cucina. L'affiancamento di un pari ha delle caratteristiche veramente straordinarie, perché prima di tutto non ci sono ordini che vengono dall'alto, ma si lavora alla pari. Nello stesso tempo però il ragazzo più esperto rappresenta, al ragazzo più in difficoltà la possibilità di elaborare delle strategie e di lavorare in modo più efficace. È un'esperienza straordinaria per tutti e due, per il ragazzo con diverse abilità che utilizza il supporto, grazie al supporto del compagno può raggiungere degli obiettivi che altrimenti sarebbe stato in difficoltà a raggiungere, ma è altrettanto importante per il compagno di classe che vive un'esperienza straordinaria. Prima di tutto
se noi si insegna, si spiega ad un altro una cosa, si impara anche meglio, perché in qualche modo si deve dentro la nostra mente parcellizzare questa esperienza in tutte le varie fasi e dunque diventa un arricchimento nell'apprendimento dello studente che fa il peer tutor dal punto di vista delle competenze professionali ed ovviamente lo diventa un arricchimento anche dal punto di vista del cittadino. Ecco, il settore enogastronomico e turistico è un settore che in qualche maniera ha delle potenzialità di inclusione. Ha delle grandi potenzialità di inclusione, la dicono lunga le tante esperienze che ci sono in tutta Italia, penso a Firenze ai ragazzi di Sipario, a Lucca alla Pecora Nera, per dire le esperienze più vicine. E effettivamente il settore, pensate anche a Livorno, il Camoro per esempio, che è un peschereccio che fa servizio di ristorazione, e ci sono tantissime esperienze in Italia in questo senso, non così tante nella provincia di Pistoia. Ecco. Però in questi ultimi anni anche la provincia di Pistoia insomma, sta tenendo il passo con il resto della nazione e stanno nascendo esperienze significative. È partito, ormai è terminato il progetto Mosald che aveva per capofila la Società della Salute, che ha fatto un percorso di arricchimento e di consolidamento delle competenze pratico-professionali e prevede poi un percorso graduale di inserimento lavorativo e che ora avrà un prolungamento in attesa del prossimo bando, e poi i contatti che l'Istituto ha con l'Albergo Etico di Asti. L'Albergo Etico di Asti è un'esperienza molto interessante, loro ad Asti hanno aperto un albergo ed un ristorante. Questa esperienza è stata portata anche a Roma e ora approda anche nella nostra provincia a Pistoia. Grazie a un gruppo di genitori che ovviamente è molto motivato a cercare un'alternativa nel mondo del lavoro per i propri figli. E da gennaio partirà questa esperienza formativa per questo gruppo di ragazzi dell'Albergo Etico di Asti che verrà qui a Pistoia e partirà la parte di formazione professionale che si svolgerà proprio da noi qui all'Alberghiero nella sede di Via Galilei, perché quella meglio servita dai mezzi pubblici. Questi ragazzi faranno in contemporanea un percorso di autonomia, che verranno da soli a scuola il pomeriggio per fare il corso di sala, di cucina e di ricevimento. Sarà un corso prettamente professionale, sarà svolto dai docenti della nostra scuola e all'interno di questo percorso si sta pensando di prevedere anche un'attività di peer tutoring con studenti dell'alberghiero che affiancheranno il docente della disciplina pratica nello svolgimento di questo percorso di avvicinamento al lavoro. Ecco, lei ha esposto molto bene la questione dei punti di forza in tutta questa discussione. Quali sono i punti di debolezza? I punti di debolezza ce ne sono, nel senso che forse il mercato del lavoro non è ancora così pronto all'accogliere questi alunni, non più alunni, ormai cittadini con diverse abilità, ecco. Bisognerebbe prevedere dei percorsi di avvicinamento al lavoro progressivo e gli elementi di debolezza sono che esperienze come questa qua dell'Albergo Etico di Asti, della Pecora Nera, di altre esperienze che aprono, sono genitori che aprono proprio un'azienda a questi studenti, poi una volta che questa struttura è aperta diventa difficile accogliere altri studenti, perché poi per accoglierli bisognerebbe che fossero transitori in questa esperienza questi ragazzi e poi trovassero comunque una collocazione nel mondo del lavoro. In questo modo si aprirebbe in queste esperienze dei posti per i nuovi studenti che finiscano le scuole e dunque si formerebbe un circolo virtuoso. Purtroppo non sempre questi studenti che fanno questo tipo di percorso poi trovano una collocazione reale nel mondo del lavoro e dunque in queste esperienze si liberano posti ma molto lentamente, con molta gradualità. Va bene, la ringrazio moltissimo.